Il Santo Graal, l'oggetto più desiderato del cristianesimo. Si narra che il Santo Graal sia stato la coppa usata da Gesù durante l'ultima cena. Sembra che il suo potere sia illimitato. Si tratta di qualcosa che potrebbe avere un potere devastante. Ma nessuno sa dove si trovi o come sia fatto. Si dice che sia la coppa dell'ultima cena. La ciotola usata per la crocifissione. Un piatto con dei poteri. E una pietra celeste. Nel corso della storia, molti affermano di aver trovato il Graal, ma si è dimostrato che si trattava di falsi. Se li si esamina attentamente, nessuno di essi è il Graal. Ma un uomo ritiene di aver compiuto l'impossibile e di aver trovato il Graal. Una volta che ci si mette alla ricerca del Graal, nella vita avviene una svolta. Egli pensa che il segreto della sua identità sia custodito da un misterioso ordine di cavalieri. In un modo o nell'altro, volevano rivelare il messaggio a un pubblico più ampio. E la sua scoperta gli ha cambiato la vita. È una ricerca molto personale, una ricerca che dura tutta la vita. Quando nella vita iniziano ad accaderti cose dovute a un intervento divino, passi dal credere in Dio all'essere certo che Dio esiste. Egli è convinto che possa essere trovato da qualunque persona al mondo, ma solo se ciò che ha trovato è veramente il Santo Graal. Ho delle origini miste. Mia madre era francese. La sua famiglia ebraica si trasferì in Irlanda per sfuggire al nazismo. Lei sposò mio padre, un cattolico irlandese. Quindi io ero un ragazzo ebreo franco-irlandese sopravvissuto a un'educazione cattolica e posso assicurare che è un buon metodo per crescere spiritualmente confusi. Il libro La Coppa del Destino esplora la leggenda del Santo Graal. Man mano che Wallace Murphy lo legge, resta affascinato dai segreti che la reliquia potrebbe custodire. Ha sete di conoscenza. Che cos'è con esattezza il Graal? E dove si trova oggi? Gerusalemme. Il luogo in cui Gesù incontra i suoi discepoli prima del suo arresto e della sua crocifissione, e dove inizia la leggenda del Santo Graal. Prima della crocifissione, Cristo raduna i suoi discepoli. Nella notte prima della crocifissione, Gesù spezza il pane e lo condivide con i suoi discepoli. Dopodiché versa il vino all'interno di una coppa, e quella coppa è il Graal. Oggi, per molte persone, il Santo Graal è la coppa, il calice usato durante l'ultima cena da Cristo. Potrebbe trattarsi di un recipiente che venne riempito di vino e fatto passare di mano in condivisione tra i discepoli. La leggenda del Graal parla anche della crocifissione di Gesù. Narra di Giuseppe di Arimatea, un amico della famiglia. Giuseppe di Arimatea prende la coppa dell'ultima cena e la custodisce. È fisicamente presente alla crocifissione e usa la coppa per raccogliere il sangue di Cristo. La leggenda narra che la stretta connessione tra il Graal e Cristo infonde dei poteri speciali nel Santo Graal.
Una volta conservò il sangue di Gesù, divenne quindi fonte di guarigione, di benedizione e di bontà. Questa reliquia è nota per avere poteri miracolosi. Può curare, può trasformare, potrebbe persino concedere il dono della vita eterna. Wallace Murphy è incuriosito dal potere che può possedere il Graal. Se portato alla luce, potrebbe cambiare il mondo. Ma trovarlo non sarà facile. È vero che il Santo Graal è la reliquia più bramata del cristianesimo, ma è anche la più sfuggente. Valencia, Spagna. Wallace Murphy apprende che all'interno della cattedrale medievale della città vi è un famoso tesoro. Un calice, una coppa tempestata di gioielli. Molti sostengono che questo calice sia il Santo Graal. Ma Wallace Murphy scopre che quella della cattedrale di Valencia è solo una delle centinaia di coppe in lizza per essere riconosciute come il vero Graal. Rivendicare la proprietà del Graal nell'Europa medievale era utile per gli affari. Se rendi noto che nella tua abbazia o nella tua cattedrale è custodito il Santo Graal, i pellegrini affolleranno la città e si formeranno code di persone che non vedono l'ora di dare soldi alla tua chiesa. Quindi, se c'è un antico calice sacro nascosto tra i tesori della tua chiesa, sei terribilmente tentato di dire: non sappiamo da dove provenga, ma forse è il Santo Graal. Wallace Murphy si rende conto inoltre che le coppe, che presumibilmente sono il Santo Graal, hanno un difetto principale: il loro aspetto. Il Graal viene rappresentato come un calice ricoperto di gioielli, realizzato in oro o in argento. È un oggetto che potrebbe possedere un re. È alquanto improbabile che sia appartenuto a Gesù. Credo che potremmo affermare che più un presunto Santo Graal è elaborato, ingioiellato, tempestato di tesori, più è improbabile che sia esattamente quello usato da Gesù quando ha istituito l'Eucarestia. Quasi certamente era una semplice coppa in legno. Alcuni esperti dubitano anche che la coppa dell'Ultima Cena fosse considerata speciale a quei tempi. Bisogna tornare indietro nel tempo, all'epoca dell'Ultima Cena. Oggi abbiamo l'idea ottimistica che tutti avessero capito che cosa sarebbe diventato il cristianesimo di lì a 2000 anni. In realtà, se si legge la Bibbia, erano molto confusi riguardo a quello che stava succedendo. Non voglio risultare irreligiosa, ma non ritengo tanto credibile l'idea che uno di loro abbia pensato: questo è un oggetto sacro, dobbiamo custodirlo. Wallace Murphy sembra essere finito in un vicolo cieco, nella sua ricerca del Santo Graal. Così si rivolge alla Bibbia per qualche indizio. Egli ritiene che la storia dell'Ultima Cena non menzioni neanche una volta il Santo Graal. Non suggerisce nemmeno che la coppa dell'Ultima Cena fosse speciale. Torna dunque alla storia di Giuseppe di Arimatea, che raccoglie il sangue di Cristo sulla croce. Non trova neanche una parola su una coppa sacra.
È chiaro per Wallace Murphy che la leggenda del Graal non si trovi nella Bibbia. Ma allora, da dove proviene? XIII secolo, Francia. La ricerca del Graal conduce Wallace Murphy alle dame di corte di Parigi. Hanno un nuovo passatempo preferito. Non è ballare, è leggere. Sono affascinate da un testo che narra la storia di attraenti cavalieri alla ricerca di un oggetto misterioso. Si chiama Ciclo della Vulgata. Si tratta di 5 romanzi. Vulgata, perché sono scritti non in latino ma in francese, la lingua volgare. Il Ciclo della Vulgata tratta essenzialmente di cavalieri, ma anche del passaggio a un mondo diverso. Wallace Murphy capisce che è questo testo a collegare la coppa dell'Ultima Cena e Giuseppe di Arimatea con il Santo Graal. Ma Wallace Murphy nota che questi non sono i primi riferimenti al Graal e che i poemi antecedenti non raffigurano il Graal come una coppa. Baviera, Germania meridionale. Wallace Murphy scopre che qui si trova la fonte di un'altra versione di poemi sul Graal. Parzival. Esiste una versione tedesca composta da Wolfram von Eschenbach, che era un cavaliere tedesco e un poeta. Parzival è stato scritto pochi decenni prima del Ciclo della Vulgata. Wallace Murphy riscontra che, sebbene le storie dei cavalieri alla ricerca del Graal siano simili, vi sono alcune differenze sostanziali. Nella versione tedesca, la storia non è incentrata su Cristo o Giuseppe di Arimatea. In realtà, non vi è nemmeno un accenno a una coppa. Per Wolfram, il Graal non è una coppa, è una pietra che cade dal cielo, un oggetto meraviglioso. Il potere della pietra aumenta ogni anno perché una colomba scende con una sottile ostia e l'adagia sulla pietra. È questo che rinvigorisce il Graal. Il poema di Wolfram non fornisce altri indizi sul Graal. Ad ogni modo, nessuno ha mai trovato questa pietra mitica. Wallace Murphy prosegue nella sua ricerca e scopre l'esistenza di un poema sul Graal ancora più antico. In questo testo il Graal assume un'altra forma. Siamo nella regione di Champagne, nel nord della Francia. Oggi è nota per il suo spumante, ma nel Medioevo era famosa per aver dato i natali a Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes è il primo a parlare del Graal. Lo fa nel 1190 circa. Il poema di Chrétien, Perceval o il racconto del Graal, è stato composto circa 20 anni prima del Parzival di Wolfram. Wallace Murphy spera che la versione di Chrétien, il testo originale sul Graal, possa fornire un chiaro indizio sulla vera identità del Graal. Nel poema di Chrétien, Perceval si mette in viaggio per ricevere la nomina di cavaliere. Nel suo cammino giunge a un castello, dove viene accolto dal re pescatore. Qui Perceval assiste a una processione mistica.
Si ritrova in un bellissimo castello. Il padrone di casa è molto strano ed è zoppo. Si imbatte in una meravigliosa processione e vede una lancia, una spada, ma soprattutto vede una giovane donna con una cosa in mano che viene chiamata il Graal. Parla semplicemente di un grande piatto d'oro che custodisce il potere di dare sostentamento. Al suo interno non vi è cibo, ma un'ostia della Santa Messa. Dopo un giro veloce all'insegna delle leggende sul Graal, Wallace Murphy si sente più perso di quando ha iniziato. Il Graal potrebbe essere uno qualsiasi degli oggetti rappresentati nei poemi. Riuscirà mai a trovare il Graal? Poi una sera trova un indizio da una fonte improbabile. La sua televisione. Ho visto quest'uomo meraviglioso, il professor Joseph Campbell, intervistato da Bill Moyers in un superbo programma chiamato The Power of Meat. Si tratta di un mistero che trascende ogni ricerca umana. La fonte della vita. Che cos'è? Il documentario segna un punto di svolta nella ricerca di Wallace Murphy. Gli fa comprendere che il Graal non ha niente a che fare con una reliquia e i suoi poteri miracolosi. Campbell ha detto che non si tratta della ricerca di una reliquia. Perché un cavaliere medievale, per quanto devoto, sarebbe dovuto andare in cerca di una reliquia per quanto sacra, quando, se avesse voluto un miracolo, per le credenze di quei tempi, non avrebbe dovuto fare altro che entrare in chiesa e prendere la comunione, partecipando al corpo e al sangue di Cristo? È a questo punto che Wallace Murphy capisce che le storie sul Graal non parlano di una reliquia. Ma se non si tratta di una reliquia, allora che cos'è? Wallace Murphy risale ai miti originari del Graal. Sta cercando l'essenza della verità, la prova di qualche storia tangibile che sveli il segreto del Graal. Analizzando la seconda storia più antica del Graal, Parzival, scopre che il suo autore non era solo un poeta di talento. Wolfram von Eschenbach era anche un cavaliere. E non un cavaliere qualsiasi. Alcuni indizi suggeriscono che fosse membro dell'ordine leggendario di cavalieri medievali, i Templari. Wallace Murphy è incuriosito dalla possibile corrispondenza tra i mitici cavalieri del Graal e gli storici cavalieri Templari. Lui nota che l'ascesa dei Templari risale al XII secolo. Esattamente la stessa epoca dei poemi sul Graal. La vera fioritura della letteratura del Graal avviene tra il 1190 e il 1275 circa e ha come sfondo i Templari, al massimo del loro potere in termini militari. Wallace Murphy rileva inoltre che, proprio come i cavalieri del Graal, i Templari non combattono per la gloria o il potere, combattono per il bene. Ai tempi in cui scrive Wolfram, l'ordine rappresenta ideali nobili. Sono dei genuini cavalieri cristiani, tutt'altro che egoisti. Hanno a cuore la società. Ma ciò che convince Wallace Murphy è il fatto che i due ordini di cavalieri condividano la stessa uniforme. Wolfram von Eschenbach narra di cavalieri che proteggono il castello del Graal. Poi succede qualcosa di molto anomalo. Egli descrive i cavalieri templari.
Parla della loro tunica bianca. Questo elemento porterebbe chiunque a pensare ai Templari, perché erano gli unici cavalieri vestiti di bianco, era simbolo di purezza. Tutti questi legami convincono Wallace Murphy che la storia dei Cavalieri del Graal si ispiri in qualche modo alle gesta dei Cavalieri Templari. Forse non sono i poemi, ma gli stessi Cavalieri Templari a detenere il segreto del Graal. Gerusalemme, XII secolo, l'indomani della prima crociata. Viene formato l'Ordine dei Templari per proteggere i pellegrini cristiani in viaggio verso la Terra Santa. Per Wallace Murphy, la presenza dei Cavalieri Templari a Gerusalemme è potenzialmente molto significativa. È la prima volta in 500 anni che i cristiani hanno il controllo della terra in cui Gesù fu crocifisso. Se qualche segreto o tesoro dei tempi di Cristo è rimasto nascosto, allora può ancora trovarsi a Gerusalemme. Se è così, i Templari sono nella posizione migliore in assoluto per trovarlo. Il loro quartier generale si trova nel luogo più sacro della città, il Monte del Tempio. Oggi il sito è dominato dalla cupola della roccia. Ma in tempi antichi era il luogo del Tempio di Salomone. Re Baldovino II di Gerusalemme assegna loro un'ala del suo palazzo sul Monte del Tempio. I crociati chiamano il palazzo Tempio di Salomone, perché credono che il palazzo sorga proprio sulle rovine del Tempio. Una volta sul Monte del Tempio, i Templari hanno molte cose di cui occuparsi, perché il sito è grande, è la loro sede militare ed amministrativa, così la ricostruiscono. Scavarono un condotto nelle rocce del Monte del Tempio, un condotto di oltre 27 metri di profondità, e crearono una serie di diramazioni. Molti studiosi dubitano che gli scavi siano avvenuti con un secondo fine. Esistono molte storie sugli scavi sotto al Monte del Tempio, ma dietro non si cela necessariamente il Santo Graal o l'Arca dell'Alleanza. Le scuderie di Salomone sono un sito visibile tutt'oggi ed è indubbio che abbiano scavato lì, che si siano serviti della zona, incorporandola al loro quartier generale. Ma Wallace Murphy ritiene che i Templari abbiano scavato per una ragione specifica. Secondo delle voci, nel corso degli scavi i Templari hanno trovato qualcosa. Sapevano cosa stavano cercando e sapevano dove scavare. La trovarono e si precipitarono in Europa. Se i Templari hanno trovato qualcosa nel suolo del Monte del Tempio, non l'hanno mai rivelato. La Rochelle, un porto di mare in Francia. Nel corso del XII secolo il porto è stato usato dai Templari di ritorno dalle spedizioni estere. Wallace Murphy non sa con certezza cosa abbia spinto i Templari a tornare in Europa, ma sospetta che sia stato qualcosa di prezioso, dato che in breve tempo i Templari sono diventati uno degli ordini più ricchi d'Europa. Beneficiavano del denaro offerto dalla gente comune. Nel giro di 200 anni succede qualcosa. Diventano molto potenti. Accumulano enormi ricchezze. Divennero, nel giro di poco tempo, quello che oggi definiremmo un conglomerato multinazionale. Avevano possedimenti dalla Polonia a nord a Minorca a sud, in Inghilterra, Scozia e Irlanda, da tutta l'Europa alla Terra Santa. E non godono solo di ricchezze. I Templari ricevono la benedizione del Papa. Diede loro privilegi che nessun altro aveva.
Questo fece adirare monaci, frati, preti e vescovi. Suscitò l'invidia di molti religiosi. Con la benedizione del Papa e le molte ricchezze, i Templari diventano in assoluto il più potente ordine di cavalieri in Europa. Wallace Murphy è incuriosito. E se avessero trovato il Graal? XIV secolo, Francia medievale. Il paese è governato da re Filippo IV. I Templari sono al culmine del loro potere. Se sanno qualcosa sul Graal, tengono le loro carte vicino al petto. Ma i Templari non durano in eterno. Dopo 200 anni passati da beniamini d'Europa, l'opinione pubblica inizia a cambiare. Sono sempre più frequenti i resoconti di abusi compiuti dai Templari e di ostilità da parte della popolazione. I Templari iniziano a strafare, a eccedere. Così, quando le crociate stanno volgendo al termine, le loro avventure, i cavalieri, i castelli e le battaglie in terre lontane sono un qualcosa di cui la gente è un po' stanca. Il cambiamento di atteggiamento è un'occasione d'oro per re Filippo. Dopo aver finanziato diverse guerre, il re è in bancarotta. L'unico modo per ricostruire la sua fortuna è rubare ai Templari. Lo fece mettendo l'opinione pubblica contro di loro. Ancora di più di quanto non stesse già avvenendo. Rivelò che si erano resi colpevoli di blasfemia, di eresia, di segretezza, di sodomia, di tutto quello che il mondo medievale, almeno pubblicamente, aborriva e disprezzava. Il re prende l'occasione al volo e spazza via i Templari. Filippo diramò un ordine segreto a tutti i suoi rappresentanti reali del regno. Irrompere contemporaneamente in tutte le sedi templari di Francia la mattina presto di venerdì 13 ottobre 1307. Per molte persone, venerdì 13 è ancora ricordato come un giorno particolarmente sfortunato. Vennero arrestati con l'accusa di eresia e consegnati alle dolci cure dell'Inquisizione. L'ordine fu soppresso dal Papa per via della reputazione che si era ormai creato. Wallace Murphy indaga sull'esistenza o meno di qualcosa tra i possedimenti dei Templari che possa far luce sul Graal. Quando vengono perquisite le proprietà di tutto il regno in possesso dei Templari, non viene trovato nessun Graal. Per Wallace Murphy, questo può significare solo una cosa. La ricerca leggendaria del Graal non ha nulla a che vedere con un oggetto materiale. Il Graal, se poi è reale, deve essere un tesoro più intangibile. Forse si tratta di un'idea. Quando pensiamo a un'idea come a un qualcosa che ha sostanza, questa può essere molto più potente e molto più efficace di qualsiasi oggetto fisico. Se il Graal è davvero un'idea, allora abbiamo a che fare con qualcosa che possiede un potere enorme. Wallace Murphy si chiede se i Templari abbiano nascosto il segreto del Graal nelle loro chiese.
La chiesa del Tempio di Londra, Inghilterra. All'esterno, una colonna sormontata da un cavaliere sul suo cavallo. All'interno, le tombe di famosi cavalieri templari. Sebbene l'ordine abbia assistito a una brusca fine nel XIV secolo, la sua eredità è sopravvissuta in numerose chiese di tutta Europa. Wallace Murphy esplora queste chiese in cerca di eventuali prove segrete ed eretiche lasciate dai Templari. Molte chiese templari sono incredibilmente semplici, ma esistono alcuni tratti specifici che contraddistinguono una chiesa templare. Mentre le chiese medievali tradizionali sono piene di statue e dipinti di Cristo, l'iconografia delle chiese templari si concentra sulla figura della Vergine Maria. Anche se il culto di Maria differisce da quello insegnato dalla Chiesa tradizionale, non può definirsi eretico. Molte chiese di tutta Europa rendono omaggio alla Vergine Maria. Ma forse la devozione per Maria da parte dei Templari è più forte di quanto sembri. La cattedrale del XIII secolo di Chartres, Francia. A 95 chilometri a sud-ovest di Parigi, la sua architettura gotica l'ha resa un patrimonio dell'umanità. Da secoli è una calamita per i pellegrini. Per Wallace Murphy, la cattedrale di Chartres potrebbe racchiudere indizi sulla vera natura del Graal. Dei piccoli dettagli dell'architettura gli fanno sospettare che Chartres sia stata ispirata da influenze templari. A prima vista sembra un dogma dell'insegnamento cristiano ortodosso rappresentato molto bene, ma sul timpano principale c'è un intaglio raffigurante Gesù che emerge nella gloria con la mano alzata in segno di benedizione. All'ingresso vi è un'altra raffigurazione medievale di Gesù. Ma Wallace Murphy è incuriosito dalla croce dietro alla testa di Gesù. È il segno della sua divinità. La croce è parte della sua aureola, ma non è una croce qualsiasi. La sua forma è molto simile alla croce che i Templari sfoggiano sulle loro tuniche. Wallace Murphy crede che questa croce sia una prova del coinvolgimento dei Templari nella costruzione della cattedrale. Quando finanzi la costruzione di un edificio puoi permetterti di dire come va fatto, ovvio, no? I Templari hanno nascosto il Graal in questa cattedrale? Wallace Murphy la esamina. Mentre esplora l'interno della cattedrale, trova qualcosa. Una statua della Vergine Maria. È nota come la Madonna Nera. In quella stessa cattedrale ci sono 3 Madonne nere. La Vergine Maria è solitamente raffigurata con una carnagione chiara. Ma qui a Chartres e in centinaia di chiese medievali di tutta Europa si trovano delle Madonne nere. Le Madonne nere classiche risalgono al XII secolo. Sono alte circa 30 centimetri e sono raffigurate sedute con la schiena dritta e il bambino Gesù in grembo, lo sguardo fisso. Le Madonne nere sono sorprendenti e bellissime. Ma la Chiesa Cattolica si adopera per spiegare perché differiscono dalle Madonne tradizionali. L'esperienza mi insegna che quando fai domande, la Chiesa tende a rispondere che le persone non conoscevano l'aspetto degli ebrei a quei tempi e pensavano dunque che fossero neri. Lei resta un enigma per la Chiesa e in parte un imbarazzo. Oggi le autorità ecclesiastiche dicono che sono nere a causa del fumo delle candele. È assurdo. Per Wallace Murphy, questa potrebbe essere la svolta che aspetta da sempre. Secondo alcune voci, le Madonne nere sono collegate ai Templari.
sono un vero e proprio simbolo del XII secolo. Molti storici affermano che i Templari ne trasportassero molte nelle loro bisacce. Wallace Murphy si chiede se le Madonne Nere siano in qualche modo legate al Graal. Il Graal ha forse qualcosa a che fare con le donne? Alcuni credono che nella leggenda del Graal riportata dal Parzival la ricerca sia motivata da niente meno che una damigella. Nel Parzival di Wolfram sembra che i cavalieri rispondano a una chiamata. Solitamente la missione consisteva nel soccorrere una donna, quindi è molto presente una componente femminile. Ma se il Graal ha davvero qualcosa a che fare con le donne, allora che cosa contiene che è così amato dai Templari? E così temuto dalla Chiesa? Wallace Murphy cerca indizi nel simbolismo della tonalità della pelle delle Madonne Nere. A ovest il colore nero ha un significato negativo. Parliamo di mercato nero, lista nera, giornata nera, di cose sottoterra. Tuttavia, nell'antichità il nero ha associazioni molto positive. Nella tradizione egizia il nero è il colore della saggezza, che in fin dei conti non è altro che luce. La Vergine Nera è oscurità, lei è sottoterra, ma è anche la Madonna della Luce. Quindi è la luce nelle tenebre. È il cristianesimo alternativo. Wallace Murphy crede che quello che la Madonna Nera rappresenta sia quello che ha cercato sempre. Per lui, questo risolve il mistero del Santo Graal. Wallace Murphy ritiene che i Templari credessero che vi fosse più saggezza nella Vergine Maria che in Gesù Cristo. Per una chiesa governata da sacerdoti maschi, questa era un'eresia. L'idea di persone alla ricerca di saggezza per conto proprio non era ben vista. Non c'è da stupirsi che i Templari siano stati perseguitati. In un modo o nell'altro volevano rivelare il messaggio, un messaggio di illuminazione spirituale a un pubblico più ampio. Secondo Wallace Murphy, i Templari erano consapevoli che la saggezza spirituale fosse un'idea pericolosa, così la nascosero nel simbolismo delle chiese, ma anche all'interno dei poemi, perché le loro credenze potessero sopravvivere per le generazioni future. Chrétien de Troyes ha codificato nella sua storia il loro sistema di credenze. Ritengo che la nascita delle saghe del Graal ha contribuito a preservare l'insegnamento dei Templari. Ma se il Graal è saggezza, in che consiste la saggezza che i Templari adoravano? La Freemasons Hall a Londra, Inghilterra. Luogo di incontro di un'organizzazione internazionale con cerimonie segrete. Wallace Murphy crede che i massoni possano avere un collegamento con i Templari. Svolgendo ricerche sui due ordini, Wallace Murphy trova molte somiglianze. Entrambi prevedevano cerimonie segrete di iniziazione. Il fondatore dei Templari sposò una donna la cui famiglia era la presunta guida della massoneria scozzese. E uno dei più alti ranghi della massoneria era il cavaliere templare. Il problema, tuttavia, è che la massoneria è nata 300 anni dopo la scomparsa dei Templari. Molte persone si chiedono: com'è possibile che i Templari abbiano influenzato così tanto la massoneria? L'ordine dei Templari venne soppresso nel 1314 e la massoneria, per quanto ne sappiamo, non comparì prima del XVII secolo.
La risposta è che le famiglie dei fondatori dei Templari percepirono il messaggio e mantennero la testa bassa per 3 secoli. Ma se il credo dei Templari è stato trasmesso alla massoneria, come si manifesta nella pratica la saggezza dei Templari, o in altre parole, il Graal? Fin dagli albori, la massoneria era fondata su 2 principi: fratellanza e carità. Tutto ciò che riguardava i loro simboli e rituali era stato progettato sulla base di questi principi. Predicavano il loro metodo di indurre gli uomini buoni a diventare migliori con i miti, le allegorie e i rituali. Wallace Murphy ritiene che nella massoneria moderna possiamo intravedere i principi morali al centro della credenza templare. Il principio alla base è creare un mondo di fratelli su fondamenta di verità e giustizia. Sfido chiunque a guardare il mondo oggi e a dire che non ne abbiamo bisogno. Per Wallace Murphy, la scoperta più gratificante è aver compreso che il messaggio del Graal può essere adottato da chiunque. Non bisogna essere un cavaliere templare o un massone per farlo. Tutti noi possiamo farlo. Se fossimo in grado di tornare a quei principi spirituali e metterli in pratica, partendo dalle cose semplici, la compassione, l'amore, il sostegno, se riuscissimo a vivere nella fratellanza, a ricordare che indipendentemente dalla razza, dal colore o dal credo, siamo tutti figli dello stesso Dio, se ci comportassimo come fratelli, con giustizia e compassione, potremmo trasformare questo mondo. È una visione nobile del Graal, ma sfida l'opinione accettata e condivisa dagli esperti. In qualità di storico, mi risulta difficile accostare il Graal ai Templari. Sono restio a dare peso a queste teorie. È una concezione estremamente ammaliante, perché ti dà elementi sufficienti per intravederne la forma, ma non per dire con certezza è così e non può essere diversamente. È questo che rende la teoria molto affascinante. Si può trasformare il Graal non proprio in tutto quello che vogliamo, ma in un'enorme gamma di idee. Tutto questo simboleggia qualcosa di positivo, qualcosa che trasformerà la nostra vita. Ciò nonostante, per Wallace Murphy il fatto stesso che la sua ricerca del Graal gli abbia cambiato la vita è la prova che la ricerca del Graal è reale. Il cambiamento non deve essere per forza enorme e drastico. Nel mio caso è stato continuo e marginale. Ma comunque è bastato a fare la differenza. Vado a letto la sera con il sorriso e la coscienza pulita. Oggi mi sono svegliato pensando: è un altro giorno, cosa mi riserva? In che posso servire? E da qui fluisce la pace interiore, il coraggio e l'impegno ad andare avanti. È disponibile per qualsiasi persona di qualsiasi cultura in qualsiasi momento. È questa l'essenza della ricerca del Graal.